Vi arrivai verso la 1 del pomeriggio, mentre mi avvicinavo alla sala, parte del sogno che avevo avuto al mio villaggio si ripete nella realtà. Vidi Bhagavan che scendeva della collina, attraversava l'ashram e si fermava all'esterno della sala, mentre si lavava i piedi con l'acqua del suo kamandala. Poi entrò, spruzzai un po' di questa acqua sulla mia testa, ne bevi un po' e quindi andai all'interno a incontrarlo. Bhagavan era seduto sul suo divano mentre un attendente chiamata Mahadeva Swami gli asciugava i piedi con una tela. Madhava Swami uscì alcuni minuti dopo, lasciandomi sola con Bhagavan nella sala. Avevo portato un pacchettino di uva secca e dei pezzetti di zucchero candito da dargli. Posai il tutto su un tavolino vicino al divino di Bhagavan e mi prostrai. Quando mi alzai, vidi che Bhagavan stava mangiando un po' della mia offerta. Mentre lo osservavo, mi venne il pensiero che la mia offerta stava entrando direttamente nello stomaco di Shiva. Mi seduti e Bhagavan mi fissò in silenzio per circa 10-15 minuti. C'era una grande sensazione di sollievo fisico e rilassamento mentre Bhagavan mi guardava. Provai una meravigliosa freschezza pervadere il mio corpo. Era come immergersi in una fresca pozza di acqua dopo essere stati esposti al sole cosciente. Chiese il permesso di rimanere e questo fu prontamente concesso. Mi fu assegnata una piccola capanna e per la prima settimana rimasi come ospite dell'ashram. Durante quei primi giorni raccoglieva fiori per la puja dell'ashram o sedevo semplicemente con Bhagavan nella sua sala. Qualcosa vuole chiedere? Avete domande? Questo è interessante perché un aspirante spirituale è un incontro, è il primo incontro con un maestro, un saggio, un santo, anche considerato come Shiva, Mahadeva Shiva. E Ramana Maharishi, tu vedi la sua porta. Quando è entrato e alcune ritualità l'ha fatto. Lui già
andava una passeggiata, quindi ritornando, anche cosa Annamele, Swami, anche lui venuto. Comunque Ramana Maharshi lavava i suoi piedi, ma stessa acqua buttava da lui, come una purificazione. Questo ho fatto la prima purificazione. Anche per volto guardano così purificazione, mandare via. Si vede qua un'energia pesante, negativa, attraverso il guardo o dell'acqua più tradizionale usata. Ogni maestro ha il suo sistema particolare, anche usi. Uno anche può dire una parola dura, può essere tutta la purificazione. Poi è entrata nella sala yoga, lui è venuto, c'è un'altra Swami asciugava i suoi piedi, no? Perché prima lavata poi asciugava. E lui portata un po' di dolci come offerta. Cosa dice? Guru Dakshana. Guru Dakshana. Sembra una tradizione questa. Ci dice proprio un maestro oppure un bambino andando a vedere, mai andare con la mano vuota, deve portare qualcosa. Anche un bambino, anche un maestro. Quindi dopo lui mangiava, mangiando. No? E più mastica, più mangia e questo tutto diventa come una affermazione, una benedizione, come un'affermazione. Poi guardavo 10-15 minuti detto, in silenzio, così sembra la guardo, la visione, la prima visione sembra la purificazione. Dopo cosa Namla Swami è stato lungo tempo, no? E quindi il primo incontro è andato solo in silenzio, anche l'Annamale non è uscito chiedere una domanda, anche il maestro non ha risposto o non ha detto niente, solo il silenzio, come incontro e la finisce così. E il silenzio dice Sarva Sadhana, che vuol dire no, Maunam Sarva Sadhana. Maunam vuol dire il silenzio. Maunam. Noi cantiamo Maunam Mandiram, questo è il silenzio. E quindi il silenzio è un mantra. Maunam Mantra è un mantra, ma silenzio. È il suono del vuoto. Questo è il mantra. Quindi uno osservando il silenzio che può essere Sarvasada vuol dire ovunque significata, sì o no, tutte e due può essere il silenzio, no? Sì o no, ovunque significata. E cosa dice Sarvasada? Quindi quando una normalmente noi riflettiamo i sentimenti negativi o positivi, una riflessione di tristezza o una rabbia, una gelosia, eccetera, un'agitazione, un nervoso, tutta una riflessione. Nel cammino spirituale, invece di riflettere, silenzio. E questo silenzio è incluso una riflessione, capito? Questo deve imparare. Normalmente viviamo, maggior parte, il 99% della vita, viviamo come riflessione. Anche un'altra possibilità, invece di riflessione, ma una silenzio. Sì. Tutto può succedere, tutte le cose ci può succedere. Il silenzio
dove chi deve osservare il silenzio è l'anima deve osservare. Quando osserva, quando rimane l'anima in silenzio, questo diventa sempre una benedizione. Ma l'anima deve andare in silenzio, altri deve aiutare, altri vuol dire l'ego, la mente, pensieri, sentimenti, l'energia, questo tutto loro devono ritirare. Dell'anima, ma le cose succedono attorno, ma in silenzio. Dove non c'è silenzio vuol dire l'ego, i pensieri, i sentimenti, tutti impegnati, connetti con varie cose. E quindi l'anima deve testimoniare questo. Quindi l'anima non può stare in sé e sola. Quindi così normalmente dice autorealizzazione o realizzazione di sé, che vuol dire essere in sé. Essere in sé, non connettere. Chi non connettere? La mente, ego e intelletto, pensieri e sentimenti. Quindi, e là silenzio è una purificazione, una benedizione. Che cosa benedire? Benedizione. Cosa vuol dire benedire? Normalmente la gente come sa bene, e così le benedicono, no? Sta bene. Poi ancora un po', viva a lungo, anche così benedicono, no? Viva buon salute. Anche invece le santi saggi le benedicono solo dicendo, Ramana Maharishi diceva Mahadeva, nome di Dio, Om Namah Shivaya, Om Narayana, Om Muruga. Così, nome di Dio, quindi il Dio riferisce all'universo, l'unione, quando Om Mahadeva, tu e io stesso. Ecco, questa è il nome di. Quindi invece se sta bene, stammi bene, viva lunga, con buon salute, e questo è sempre un po' un'opinione della mente. È così. Quindi le tradizioni in indiana benedicono sempre dicendo Om Namah Shivaya. Ognuno che è seguito si poi dice. È così. Ok, quindi silenzio è una donna, devo apprezzare. Om Sahana Bhavatu Sahanau Bhavatu Sahaviryam Karavavavai Tejasvina Vati Tamastu Ma Vitvisavahai Om Shanti Shanti Shanti. Budevi Budevam Bhojanam Prasad. Il cielo, la terra, la nostra benedizione, amiamo e rispettiamo. Ricordiamo i santi nati, facciamo un saluto. Grazie, buona giornata. Cos'è Letizia?